Già, vi starete domandando cosa ci fa Stefano Medici, regina per un giorno su questo trono. Ma un po' regina per un giorno sì, perché sono nella nuova sala posa di RCE Foto Livorno. E questo non è uno scettro, però sapete che quasi quasi me lo porterei via, visto che è un monopiede della Roley. Andiamo a incontrare Luca e Gabriele. E allora me lo faccio raccontare direttamente da Gabriele, visto che siamo qua. Eccolo qua. Innanzitutto, ma Livorno aveva bisogno di una sala posa? Fotografi ce ne sono. Allora, dal nostro punto di vista, aver creato questo ambiente è stata una cosa indispensabile, per il semplice fatto che in tutta la provincia c'era veramente molto poco, ma soprattutto mancava un contesto d'aggregazione che potesse permettere a questo tipo di fotografia di poter proliferare e creare un interscambio. Sì, perché poi non è solo, voglio dire, creare una sala posa è un conto, ma una sala posa con un service, un negozio proprio a fianco è un bel valore aggiunto, o viceversa, insomma, anche perché questa la affitterete, immagino, mica solo per voi. No, assolutamente, l'idea è proprio quella di metterla a disposizione di chiunque abbia necessità e voglia di approcciarsi a questo tipo di fotografia, avendo comunque la fortuna di avere anche diverso materiale fotografico importante oppure meno, ma comunque oggetti che non tutti possono utilizzare tutti i giorni o avere, metterglielo anche a disposizione per poter scattare. Fammi capire, io, se ho capito bene, posso venire, io fotografo, mi porto il mio corredo, faccio le foto utilizzando la vostra struttura. Sì. Ma posso anche dire, guarda, ho una Nikon, però non ho un 70-200-2.8, tu ce l'hai nel negozio? Esattamente, in base alla disponibilità che abbiamo nel negozio, se abbiamo l'ottica di tuo interesse, puoi scattare con quella. Fantastico. Assolutamente. Sì, è un contesto di noleggio, una piccola. Però mi raccomando, perché quando buttate l'occhio in un obiettivo di quelli buoni, poi è difficile tornare indietro, e non si può neanche scappare come ho fatto io l'altra volta, perché loro sono lì e il macigno. Parliamo un po' invece della sala posa, perché vedo parte nuova, ma soprattutto c'è quello che serve, perché d'accordo, questo e ne parliamo, ma dietro un camerino, uno specchio, insomma. Assolutamente, comunque va sempre garantita la privacy alle persone che sono a lavorare, assolutamente. Materiale di scena lo vedo là dietro, sì. Quindi insomma poi parte qualcosa qui. Allora raccontami qualcosa, perché io ho visto già dei brand diversi, a parte questa trasformazione, questa transazione, come direbbe un vecchio ministro che abbiamo avuto, verso i LED, perché ormai. Sì, assolutamente. È la tecnologia del presente che poi in realtà sarà sempre ancora di più la tecnologia del futuro. Chiaro, i nomi e i pesi nuovi. Assolutamente, oltre anche la qualità, perché andando avanti la qualità sarà sempre maggiore. E allora, che cosa abbiamo qua? Allora, abbiamo un trittico di flash Godox. Abbiamo optato per questo brand, per questa marca, per due semplici motivi. Il primo è comunque la grande professionalità messa da loro a disposizione, e il secondo motivo è che quando abbiamo allestito abbiamo chiesto suggerimento e consiglio tecnico allo staff di Toscana Fotoservice, al loro reparto luci, quindi siamo stati sostanzialmente indirizzati da dei professionisti. Sì, infatti sono andato a rifarmi un po' il trucco dietro, perché invece ho visto che hai Roley, hai Amaron, spieghiamo a chi non è del settore perché più brand. Allora, abbiamo messo a disposizione anche un set di luci continue per lavorare in taglio contro luce diffusa. Abbiamo optato per più brand per il semplice fatto che ogni brand ha la propria peculiarità. Siamo andati su Aputur perché tende più alla luce fredda, su Small Rig perché tende più alla luce calda, e piccola chicca, abbiamo preso anche una diffusa della Roley che si sta approcciando in questo momento a tutto il comparto luci, ed effettivamente stanno facendo veramente dei gioielli. E questi sembrano dei microfoni monodirezionali, invece sono proprio della Roley? Queste sono della Roley, sono delle spade LED dimmerabili RGB, comodissime. Noi le abbiamo montate su stativo con testa a sfera, ma in realtà poi sono ovviamente rimovibili e utilizzabili in tutti i modi. Molto carine, sempre della stessa linea. Abbiamo sempre ledini così, che considera saranno 10 cm da poter utilizzare, magari qualcuno vuole fare scatti a tempi un po' più lunghi per creare giochi di luci, viene fuori un bel effetto. Mi pare che le premesse ci siano tutte per lavorare. Speriamo che
insomma la sala posa è bella, a me piace un sacco perché fotografia è fotografos, lo sapete bene, cioè è la luce che disegna, e potersi organizzare la luce. Oltre il fatto che la sala pose crea un sacco di empatia durante la fase di scatto, quindi si riesce a tirare fuori delle emozioni che normalmente sono toste da tirare fuori. Una delle cose infatti che Gabriele mi ha ricordato, e soprattutto i primi anni facevo venire la modellina, il modello con l'amico, con l'amica, perché porsi davanti alla camera, alla fotocamera, presi nudi e crudi per la prima volta, le foto sono così. Infatti la seconda volta che tornano c'è la magia. Quindi tocca venire 2 volte, questo anche te. Però una sala posa non è tale se non c'è un fondale, fa anche lì, ma chissà, forse sono ispirato da questa qua, da una Fuji GFX 100, chissà, magari da quello. Quanti fondali avete? Come sono? Allora, sono 3 fondali, bianco, nero e verde, e in vinile 2,70 m x 6 metri, per poter permettere comunque di scattare anche con focali più chiuse, come 200 mm, dove se non si ha un soggetto molto alto addirittura si riesce a fare anche una figura intera. Ma certo, comunque è veramente bello, ogni volta che vengo in una sala posa è bello perché la luce, qui vedo, forse non riusciamo a farglielo vedere, ma c'è una bella griglia anche su questa per spezzare la luce, insomma ci si diverte con la sala posa, anche se bisogna imparare parecchio. La sala posa di Luca e Gabriele, secondo me, è una palestra attrezzata per far crescere il fotografo che si vuole avvicinare al ritratto, quello che vuole provare, sperimentare un po' di fotocamere, obiettivi su un soggetto illuminato, quindi imparare l'illuminazione, imparare un po' di tecnica, mettere alla prova la propria esperienza ma anche il proprio corredo. A proposito di corredo, credo che sia forse l'elemento più significativo avere la possibilità di noleggiare le ottiche nel negozio a fianco, e cioè io ho la mia fotocamera, ma se vengo con una Nikon e c'è l'obiettivo buono per il ritratto in vendita di là, me lo affitto e faccio delle foto come Dio comanda, e magari poi chissà, magari me lo porto anche a casa, me lo acquisto. È una sala posa anche per il professionista, e se ne avessi una vicino a casa come questa qua, probabilmente farei qualche accordo per averla un tot di ore al mese per portare i miei lavori, i miei modelli, le mie modelle, e comunque tutto quello che mi serve. Non è la sala posa dove si può portare un pianoforte o un'automobile, perché ovviamente lo spazio è quello che è, quindi va bene proprio per il ritratto, oppure un ritratto anche in figura, ambientato, senza dubbio. Per il mezzo busto, quello stretto, va ancora meglio perché c'è una giusta distanza di lavoro. La mia personale esperienza in questa sala è totalmente positiva. Ci ho lavorato quasi 3 giorni di fila con svariati soggetti, da modelli, ma anche gli apparecchi che ho dovuto fotografare e riprendere, e l'ho fatto grazie anche a una bella varietà di luci. Qui devo dire, forse addirittura ce ne sono troppe, nel senso che c'è una tale varietà che il neofita potrebbe essere spiazzato, quindi affidatevi casomai a Luca e Gabriele, che vi guideranno nella scelta migliore dell'illuminazione, perché tra dimmerabili, tra variazioni cromatiche, fra temperatura, colore, fra box che non so, possono avere appunto il nido d'ape per rifrarre la luce, oppure quelli soltanto per dare il colpetto di luce alle spalle, insomma c'è veramente un'ampia scelta. Non mancano i camerini, non mancano gli oggetti di scena, perlomeno quelli essenziali, come avete visto, un divano, dei puff, dei cappelli, dei berretti, insomma, ma c'è tutto lo spazio per i cambi d'abito e quant'altro. Una sala posa che mette a disposizione anche una offerta, un ventaglio di modelle da poter fotografare, oppure che organizza anche degli shooting collettivi, ovviamente senza aver la calca perché lo spazio è quello che è. Insomma, una bella opportunità in una città anche grande, perché Livorno non è mica un comune così piccolo, dove forse mancava effettivamente qualcosa del genere. Quindi in bocca al lupo ai miei 2 amici. Non mi resta che dire che la forza della luce sia con voi! Ma ragazzi, d'accordo che sono piccolino, ma
Ma sono liberabili!